Azumi è la miglior wrestler al mondo, ma nessuno la considera la numero uno. E c'è un motivo preciso, un motivo scomodo, ed è ora di dirlo. Perché ci sono wrestler che devono lavorare anni per farsi notare, lottatrici che devono salire e scendere da quel ring centinaia di volte prima che qualcuno si accorga del loro talento. E poi ci sono rarissime eccezioni, stelle così brillanti da non poter essere ignorate, atlete nate per stupire dal primo giorno. Eppure, anche in quei casi, c'è sempre un particolare, un dettaglio, un tassello mancante che impedisce a queste stelle di esplodere del tutto. E forse tra tutte quella che più di chiunque altra rappresenta questo paradosso è proprio Azumi. Perché se parliamo di lottato, se parliamo di tecnica, velocità, timing, fluidità, creatività, precisione, costruzione degli spot e dei momenti chiave, beh allora non ci sono dubbi, Azumi è già oggi la miglior wrestler al mondo. Una definizione che molti usano troppo in fretta, ma che nel suo caso è quasi riduttiva. Azumi non è solo una delle migliori, è un fenomeno, è una macchina perfetta, è la Speed personificata, la wrestler che ha ridefinito completamente un'intera divisione. Ma allora perché, nonostante tutto questo, non viene ancora percepita come la numero uno? Perché non è a livello di impatto culturale, emotivo e narrativo che un talento del genere meriterebbe? Cosa manca davvero ad Azumi per dominare il mondo come dovrebbe? Beh, per capirlo bisogna analizzare ciò che la rende unica, ma anche ciò che la frena. Perché in un business come il wrestling, dove la componente atletica è fondamentale ma non sufficiente, la verità è che il ring da solo non basta. Non basta nemmeno essere migliori delle altre, serve qualcosa di più, serve un personaggio, serve un'identità definita, serve carisma, serve quella scintilla che non si insegna, che non si allena, che non si costruisce con gli spot ma con lo storytelling, con le scelte narrative, con i momenti memorabili. E questo, per quanto possa sembrare assurdo, è proprio il fattore che finora è mancato a Azumi. Perché se mettiamo Azumi e Saya Kamitani uno accanto all'altra, beh, la differenza non è nel ring, non è nelle abilità, ma non è nemmeno nel talento vero e proprio. La vera differenza, beh, sta nel personaggio. Saya Kamitani è diventata la Phoenix Queen, ha avuto un turnil potente, iconico, memorabile che l'ha trasformata da stella in crescita a regina assoluta della Stardom. Quel turn ha definito un'identità, le ha dato un ruolo preciso, una missione, una direzione. L'ha resa riconoscibile, inconfondibile, immediatamente identificabile. E questo ha fatto scattare qualcosa nel pubblico, un'emozione chiara, un'idea precisa di chi fosse Saya Kamitani. Azumi invece non ha mai avuto davvero questo momento, non ha mai avuto la grande svolta narrativa, il cambio drastico, l'evoluzione radicale. È sempre stata più o meno Azumi. Geniale, talentuosa, rapidissima, tecnicamente perfetta, amata dai fan, rispettata da tutto il roster, ma raramente al centro di un racconto. Non ha mai avuto il suo episodio 1, il suo salto narrativo, il suo momento in cui il pubblico potesse dire Doji Azumi è diventata grande. Ed è proprio questo il suo tallone d'Achille, perché per quanto fantastica sia, per quanto ogni suo match sia una garanzia di qualità, manca ancora quella componente emotiva e identitaria che la possa elevare da fenomeno tecnico a icona assoluta. La domanda allora diventa inevitabile. Cosa potrebbe permettere ad Azumi di spiccare definitivamente il volo? Per come la vedo io ci sono due possibilità, entrambe credibili, entrambe potenzialmente esplosive. La prima è quella più naturale, una costruzione meticolosa del suo personaggio senza
cambiarlo troppo. Un'evoluzione lenta ma costante che la porta a diventare una top face assoluta, una leader riconosciuta, un riferimento emozionale per la Stardom. Azumi ha tutto per farlo, ha una storia personale fortissima, cresce nel dojo da quando era bambina, rappresenta l'essenza stessa della scuola Stardom, è amata, rispettata e credibile in ogni contesto. Le servirebbe solo un po' più di spazio narrativo, momenti più emotivi, faide costruite su motivazioni più profonde, storyline che vadano oltre il semplice match della settimana. Una crescita simile a quella vissuta da Mayu Iwatani, ad esempio, anni fa, ma con un approccio più moderno, più veloce, più orientato alla generazione che vive la Stardom di oggi. La seconda possibilità, invece, è quella più radicale. Quella che potrebbe cambiare tutto da un giorno all'altro. Quella che, ad esempio, ha cambiato la carriera di Saya Kamitani. Eh sì, parliamo di un turn heel. Chiudete per un attimo gli occhi e provate a immaginare Azumi libera da ogni filtro, spavalda, arrogante, consapevole del suo talento al punto da diventare quasi insopportabile. Immaginate una versione di Azumi che non vuole solo vincere, vuole dimostrare di essere la migliore, vuole umiliare le avversarie, vuole prendersi ciò che ritiene suo. Un personaggio così porterebbe completamente fuori dalla sua comfort zone, la costringerebbe a reinventarsi, darebbe nuova vita alle sue faide, porterebbe emozioni fortissime nel pubblico e costruirebbe finalmente una direzione narrativa chiara e soprattutto creerebbe degli scenari incredibili. Pensate solo per un momento a una Azumi più dark, più gotica, magari alleata a Eight, magari ancora in squadra con Momo Watanabe a riformare le Momoats e a fare terra bruciata di chi una volta era sua amica, sua alleata. E allora perché no? Perché no ad una rivalità tra Azumi Hill e SLK Phase, ad esempio? Certo, per ora sono tutti scenari fantastici, ma in futuro chissà. Dopotutto, chi avrebbe mai creduto per davvero nel turnil di Saya Kamitani? Ma soprattutto, chi avrebbe mai detto che quella trasformazione in Phoenix Queen sarebbe diventata così iconica da riscrivere la storia recente della Stardom? E qui arriviamo alla domanda più importante. Il 2026 può davvero essere il suo anno? La risposta, secondo me, è sì. Perché Azumi oggi è già pronta, ha già tutto ciò che serve dal punto di vista tecnico, ha già esperienza internazionale, un pubblico devoto, trofei importanti in bacheca e una reputazione globale che poche sue coetanee hanno. Le manca solo quel dettaglio, quella scintilla, quella scelta narrativa che possa trasformarla da fenomeno tecnico a protagonista assoluta. E tutto fa pensare che questo sia il momento perfetto. La Stardom sta vivendo un cambio generazionale. Saya Kamitani domina come top heel, Starlight Kid è la top face in ascesa, Hana nella futura Ace già designata. E tra queste tre forze narrative gigantesche, Azumi è proprio nel punto ideale per inserirsi, per emergere, per prendersi lo spazio che merita. E allora sì, Azumi è la miglior wrestler al mondo dal punto di vista tecnico. È l'unica cosa che le manca per essere riconosciuta come tale, per essere percepita come la numero uno in assoluto. È un personaggio più forte, più definito, più memorabile. Che sia un turn heel, una crescita naturale o una costruzione più emotiva, poco importa. La verità è che quando compirà quel passo, quando troverà finalmente ciò che oggi le manca, nessuno potrà più fermarla e forse davvero il 2026 potrebbe essere il suo anno, l'anno in cui Azumi smetterà di essere la migliore sul ring per diventare finalmente la migliore. Punto. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case.
Grazie di cuore per essere rimasti con me fino alla fine di questo racconto e se volete altri contenuti a tema Stardom, allora vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Per oggi è tutto. See you next time. Bye poi!